Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. È un'edizione De Agostini, il modello è in scala 1:8 e l'uscita è la numero 71. Andiamo subito a vedere quello che è contenuto nel fascicolo e procediamo al montaggio. Per tutti coloro i quali avessero piacere di dare lettura e visione all'interno del fascicolo stesso, potranno guardare il video unboxing. Intanto ringrazio tutte le persone che mi visualizzano, tutti i miei iscritti, grazie con tutto il mio cuore, e alle persone che mi guardano ma non si iscrivono al canale, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Bene, all'interno troviamo il rivestimento interno del cofano anteriore, che è riprodotto benissimo. Guardate, si vedono le trame del tessuto. Sapete che il tessuto ha la trama e l'ordito, queste sono veramente fatte bene. Anche la verniciatura è veramente bella e ben fatta. Una serie di viti, almeno nelle mie ne abbiamo 2 in più, ce ne serviranno 6. Sono da avvitare nel metallo. Io sono andato a crearmi già i miei filetti. Ho preso una vite, l'ho intinta nel lubrificante, qualsiasi lubrificante, non importa che sia un olio o un grasso, l'importante è che lubrifichi, e ogni volta che la bagnavo creavo 2 filetti, andavo di nuovo a intingerla nell'olio o nel grasso, altri 2 filetti. Poi puliamo tutto quello che può essere il residuo di lubrificante. La vite, quella in più, anche se non ha subito danni, io la scarto. Avete visto l'apertura facilitata del sacchetto? Dito pollice, dito indice, sfregamento e apertura. Adesso, attenzione. Pulite bene questa parte, che non ci siano residui di polvere, anche se non si dovrà vedere, non si potrà vedere, comunque una volta chiusa non potrete più farlo. La andiamo ad appoggiare sopra, però attenzione, non andiamo subito ad avvitare, assolutamente no. Dobbiamo far inserire questi collarini, vedete, all'interno di questi perni che adesso sono filettati. Solo dopo che avremo la certezza che tutto sia inserito andremo ad avvitare, mi raccomando, non prima. Quindi sentite. Questo non mi si è inserito. Un attimo, perché non va bene così. Lo vado a rimuovere. Io sto utilizzando un semplice cappuccio di una penna Bic. Provo ad inserirlo prima qua. Avete sentito? Adesso si è inserito. Adesso sì.
Lo vedete anche da qui. Vedete? Il filetto è in battuta contro la parte in plastica. Solo così sarete certi di poter evitare, non prima. Se vi siete creati i filetti, girate il cacciavite al contrario, quando sentirete il clac, avvitate perché sarete certi di aver preso correttamente il filetto. Non stringete, lo farete alla fine. Prima mettete tutte le viti previste per quella sessione di montaggio e poi stringiamo alla fine. Prima di salutarci prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita, la 71, e poi ci salutiamo. Rimanete con me. Intanto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Adesso posso stringere. Beh, è veramente bello questo pezzo, va ad unirsi a tutto quello che abbiamo già montato e dà un valore aggiunto al modello. Io sono veramente contento della De Agostini perché ha fatto un'ottima riproduzione. Ho già lucidato il modello, fatelo anche voi. Bene, adesso prendo quello che ho montato. C'è veramente tanto. Non è finita. Non so neanche più dove appoggiarli. Facciamo così, vi faccio vedere un pezzo alla volta e poi vado a toglierlo. Cruscotto, tacchimetro, chiave, la parte finale è metallica perché questa consentirà poi il contatto tra questi due fili dove all'interno abbiamo due alette metalliche. Eccole qui. Vedete? La chiave in metallo si inserisce e crea il contatto tra una lamella e l'altra e grazie a questo riproduce l'accensione e il suono del motore. Quindi attenzione, vi ho fatto vedere il video, andate a vederlo. Se lo avete mandato avanti veloce mi dispiace per voi ragazzi, perché Michele non si diverte a fare i video più lunghi di tanti altri, semplicemente il mio canale non si occupa del solo montaggio, ma cerca di spiegarvi tutto quello che vi può servire per non fare errori e per montare al meglio il vostro modello. Almeno ci provo. Quindi le persone che credono di poter girare la chiave per fare
questo effetto sonoro, hanno sbagliato, creeranno solo un grave danno perché allontaneranno queste due alette e poi non riusciranno a creare il contatto. Quello che conta, una volta che avete tolto il pezzo come ho fatto io, è andare ad avvicinare quasi i contatti che si possono toccare, ma non toccare, e che quando andiamo ad inserire la chiave in questa maniera, guardate, questa possa rimanere ferma. Non importa che adesso cade, ma vedete che rimane bloccata in mezzo tra le due alette. Quando avrete questo risultato, ecco qui, sarete sicuri che quando andrete ad inserire la chiave ci sarà il contatto. Se le alette sono troppo distanti non avverrà mai. Se le alette sono attaccate farete il senso contrario, inserirete la chiave e si spegnerà l'accensione del motore e il sonoro del motore. Quindi mi raccomando, io vi ho spiegato, meglio di così non posso. Ecco qui. Paraurto anteriore in plastica, verniciato benissimo. Portiera anteriore sinistra, in metallo, vetro basculante come quella vera. Questo l'abbiamo appena visto, tutto in metallo. Guardate che meraviglia la mascherina. Addirittura hanno riprodotto lo spruzza liquido. E non ci dimentichiamo poi, io parlo sempre a plurale perché, come vi ho detto più volte, per me siete voi la vita del canale, e dicevo, non ci dobbiamo dimenticare che c'è anche la scocca in metallo. Questo è l'interno, guardate che spettacolo. Andate a vedere i video del montaggio di questi sedili, sono praticamente dei sedili veri in miniatura. Tappetino in gomma, anteriore e posteriore, cinture di sicurezza, qui abbiamo qualche cavo elettrico che ci servirà, poi per riprodurre i vari suoni ed effetti di questo splendido modellino. Questo è un tubo che poi andrà inserito sempre nel modello ovviamente, ma lo vedremo nei montaggi dedicati. Ammortizzatori funzionanti, indipendenti come quella vera, bellissime. Un modello impeccabile. Guardate l'alternatore dove all'interno hanno colorato di questo color marrone ruggine le lamelle, dove poi c'è l'indotto in rame che grazie alla dinamo interna genera corrente per caricare la batteria. Meraviglioso, grazie a una cinghia, c'è una puleggia qua all'interno che chiaramente viene alimentata dalla ventola che girando fa girare la puleggia, fa girare l'alternatore di corrente che crea corrente e carica la batteria per le utenze, così che poi possa permettere l'accensione e anche le varie luci a motore spento. Guardate la scheda elettronica,
bellissima. Qui c'è il vano batterie e adesso vi faccio vedere la scocca. Vi ricordate quando vi dissi se vi piace questo modello fatelo, fatelo perché mi ero documentato ed è meraviglioso. Sì, c'è qualche incertezza, diciamo, no? Nell'esecuzione di certi pezzi, ma insomma, come questo tubo in gomma ed è stata usata una vernice non elastica e quindi quando andate a piegarlo si crepa e si staccano i pezzi. Però, insomma, volendo uno se li può riverniciare con una vernice apposta da modellista, gommosa, elastica e non solida, cioè solida, scusatemi, si diventa comunque asciutta al tatto ovviamente, ma rimane elastica. E questo è tutto in metallo. Guardate la batteria. Qui poi ci sarà la capotta in tessuto, apribile, bellissima. Cosa vi devo dire? Io sono più che soddisfatto. Non voglio fare danno, anticipando certe cose. Vediamo se riesco solo ad appoggiarla così. Sto guardando che non tocchi da qualche parte. Ecco. Mamma mia, che bella! Che bella, ragazzi, che bella! Guardate! Ed è grande ed è pesantissima. Sono davvero contento. Bene, ragazzi, io con questa bellissima immagine vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video del montaggio di questa Citroen meravigliosa, il numero 72. Mi raccomando, rimanete con me. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e ci vediamo al prossimo video. Ciao!